Buongiorno, benvenuti al Museo Casa Natale Arturo Toscanini. Io sono Federica Biancheri, vi do il ben arrivati nella casa natale del grande direttore d'orchestra. È uno dei 6 musei civici della città di Parma, a ingresso gratuito, gestito appunto dal Comune di Parma, assessorato alla cultura e turismo. È una fettina di casa in oltretorrente, è una delle case studi degli illustri dell'Emilia Romagna. Siamo dunque pronti per visitarla, seguiteci. Allora iniziamo la nostra visita da questa stanza, che era la stanza dove la famiglia Toscanini aveva la sua bottega di sartoria. La famiglia riconobbe comunque subito anche le capacità musicali del bambino. Per dare un ulteriore mestiere ad Arturo, chiesero che potesse essere iscritto al Conservatorio di Musica della città. Fu questa sicuramente un'esperienza fondamentale per lui, dove studiò violoncello ma dove apprese anche i primi rudimenti della direzione d'orchestra. In questa stanza sono tra l'altro raccolti alcuni dei documenti che raccontano proprio com'era la vita del conservatorio ai tempi di Toscanini, ma anche il direttore Giusto Dacci, che fu un direttore molto severo, che doveva tenere anche a bada il temperamento di Arturo, che sappiamo essere stato sempre un carattere molto forte e poco domabile. Toscanini parte da Parma come orchestrale, come violoncellista e va in tournée in giro per il mondo. In particolare si trova in Sud America dove l'orchestra stessa caccia il direttore d'orchestra perché è incapace di dirigere l'opera. Viene invece coinvolto Toscanini come direttore d'orchestra. Da lì inizia un successo strepitoso che lo porta a dirigere in tutto il mondo. Qui ricordiamo con questa carrellata di manifesti la sua carriera al Teatro alla Scala, in particolare negli anni '20, dove riformerà profondamente il modo di ascoltare l'opera, da cui poi andrà negli Stati Uniti e tornerà in Italia soltanto nel 1946 per inaugurare nuovamente il Teatro alla Scala ricostruito dopo i bombardamenti alla fine del fascismo. Ci troviamo al primo piano di Casa Natale Toscanini, qui siamo in particolare nella stanza dove il maestro è nato. Infatti raccoglie molti oggetti personali che ricordano la vita del maestro e dei suoi familiari. In questa parete in particolare ci sono i ritratti dei genitori, abbiamo questo grande quadro del papà di Arturo in divisa da garibaldino. Fu infatti un fervente sostenitore del Risorgimento. Poi ci sono altri ritratti della famiglia, dei fratelli e dei figli di Toscanini e poi anche molti ritratti della moglie. In particolare su questa parete abbiamo i 2 ritratti di Arturo e di donna Carla, la moglie che gli stette accanto per tutta la vita, oltre a diversi oggetti personali della vita del maestro, questa grande scrivania e gli oggetti di uso quotidiano anche di ottima fattura. Ci troviamo nelle stanze che ricordano la vita professionale di Arturo Toscanini come direttore d'orchestra. In particolare in questa stanza abbiamo i suoi abiti di scena, il frac che utilizzava durante le recite e la giacca che invece utilizzava durante le prove, oltre ai suoi attrezzi del mestiere, le bacchette da direttore, molte delle quali donate in occasioni particolari, e poi invece quelle più semplici che utilizzava quotidianamente. Toscanini fu molto attento anche alle nuove tecnologie, ai nuovi modi di comunicare la musica. In questa stanza infatti troviamo alcuni oggetti che raccontano questo suo rapporto con le nuove tecniche di registrazione della musica. Abbiamo infatti un televisore e un giradischi che gli è appartenuto. Proseguiamo il percorso in questa stanza che racconta il rapporto di Toscanini con i suoi compagni di viaggio, ovvero i suoi compositori prediletti, a partire da Verdi, poi Wagner e infine Puccini, con il quale ebbe un rapporto professionale che durò per tutta la vita.
Toscanini diresse la prima rappresentazione di Bohème a Torino, anche se Puccini fu un pochettino dubbioso perché temeva il carattere così severo e rigoroso del maestro di Parma. In realtà poi si dovette ricredere, ebbe molta fiducia in lui e Toscanini portò l'opera al successo che ancora adesso la contraddistingue. Questo spazio ricorda anche il grande impegno civile e politico di Toscanini, che fu sempre dalla parte dei bisognosi, degli ultimi, si impegnò in prima persona per tener fede ai suoi ideali. E Casa della Musica e il Comune di Parma tengono fede all'impegno del maestro ancora adesso, cercando di comunicare a tutte le fasce di popolazione il messaggio di Toscanini anche con nuovi linguaggi. In particolare abbiamo realizzato un progetto che ha visto la creazione di una guida a fumetti e un'applicazione in comunicazione aumentativa e alternativa per persone con bisogni specifici di apprendimento. Quello che vi abbiamo raccontato è soltanto una piccola parte di quello che potete trovare qui alla casa natale di Arturo Toscanini. Venite a Parma a trovarci, vi aspettiamo. Opera streaming in the heart of opera.